l'espressione più pura di quella che è la poetica tipica di quello che dovrebbe essere un'opera d'arte. Un lavoro comunque che esprime appunto qualcosa di assolutamente per molti versi incomprensibile, proprio perché creato in maniera totalmente istintuale, ma nello stesso tempo fortemente voluta e fortemente caratterizzata e guidata, e quindi in un certo senso, in questo senso comunque un tutt'uno che è come praticamente rappresenta quasi il concetto di cercare di plasmare veramente la materia, no? E noi spesso parliamo di appunto plasmare, per esempio, la materia oscura, perché riguarda comunque il concetto dello spazio. Noi partiamo da qualcosa che è totalmente istintuale, qualcosa che comunque deve assolutamente rappresentare l'istante, cioè proprio hic et nunc, cioè qui e ora. Deve rappresentare assolutamente quello che è il presente, ma nello stesso tempo non lo è più. È come un LEC, fondamentalmente, nel senso che pensiamo che tutta la nostra arte, a partire comunque dalla musica, fino a estendersi a qualunque tipo di altra espressione artistica, fondamentalmente appunto rappresenti come una sorta di ponte, di bypass che proprio, non so, ricongiunge in qualche senso, in qualche modo, e anche con un ordine proprio semantico, quello che poteva essere appunto il concetto primordiale comunque di mito legato al concetto di arte, e lo ricongiunge con qualcosa che pur essendo totalmente immerso nel presente e pur rappresentando completamente il concetto di presente, in realtà è già uno step beyond, cioè è già comunque qualcosa di futuro, o come qualcuno, come appunto hanno comunque a volte citato, comunque hanno in qualche modo anche così considerato alcuni il nostro lavoro qualcosa di che veramente è già futuro, nonostante appunto il fatto che alla fine questo futuro non può essere tale se non rappresenta una totale contemporaneità, quindi un totale e ferma forte forma di espressione nel presente. La mia curiosità anche relativa a come questa vostra pratica sui libri d'artista si è sviluppata nell'ultimo periodo, perché i primi 6 volumi risalgono a 2 anni fa e adesso invece in mostra avete del materiale nuovo. E in più volevo sapere magari anche da Maurizio qualcosa in più sulle composizioni che facevano parte dei primi 6 volumi, perché mi sembrano molto interessanti, no? Perché è suono che nella sua dimensione assume quasi una componente tattile, quasi si ricongiunge proprio all'idea di libro. Esatto, perché fondamentalmente l'idea del libro d'artista riporta al dualismo tra causalità e ciò che non è la musica, costretta magari appunto in un contenitore che sia a forma di libro, che sia a forma di qualcosa di simile, profanetto. L'intento nostro, che è andato rafforzandosi in questi ultimi anni, è stato proprio quello di spingerci sempre oltre nella ricerca di nuove formule, prima si parlava di canali privilegiati di comunicazione tra le persone, sì. E penso che quello che in qualche modo
facciamo noi creando i nostri libri d'artista, sia cercare qualche nuova via privilegiata di comunicazione che permetta lo scambio di informazioni tra tutto un bagaglio di background che ovviamente ci appartiene, perché il libro stesso per Michael Tisanelli non ha forma di libro, diciamo. Esatto. Cioè, non c'è niente che riporti al concetto, come dire, generico, diciamo, no? O comunque in qualche modo accettabile anche. Come pressoché qualunque cosa ci va stretto. È comunque sempre un quindi, qualcosa di outsider, anche questo, giusto? Sì. E in più, ovviamente, non poteva mancare l'elemento sonoro, e volevamo fosse molto, molto potente. L'unico modo per fare ciò era, sin dal 2015, quando abbiamo iniziato questa serie di interviste, far sì che chi sfogliasse, tra virgolette, perché alcuni libri non sono sfogliati, si possono sperimentare, si possono Experience. fosse quello di aggiungere un certo tipo di sonorità, suoni, musica anche, che fosse totalmente pregna dell'atto di plasmare e forgiare, come diceva prima mio fratello, plasmare questi libri, visto che li facciamo noi stessi con le nostre mani. E quindi ci sembrava giusto che la musica riproponesse quelli che di solito vengono concepiti come rumori della carta che viene strappata, stropicciata, incollata, legata, pinzata, ovviamente assieme, mixata assieme alla nostra musica, in modo totalmente naturale, come avviene per la nostra composizione istantanea. E questo forse è l'elemento più spiazzante, perché è come sentirsi buttati all'interno di un grande laboratorio, una grande fucina in cui si è veramente travolti da onde di rumori e cose quotidiane alla fine, ma che passano, ovviamente non vengono percepite come materiale in qualche modo utile. Sono informazioni di scarto, rumore, molto più genericamente, ma d'altronde il rumore è una parte fondamentale di Michael Tisanelli, sia nella musica sia proprio nell'estetica, cioè il rumore, cioè quello che la superficie liscia la rende ruvida. Anche perché probabilmente ha una componente a suo modo visiva, anche, cioè detta assolutamente. Per cui Assolutamente, tanto quanto il silenzio, per esempio, che è tanto tattile e tanto tangibile quanto il rumore. Quindi rumore, silenzio, noise, silence, noise, sono comunque un continuo rimando di senso, di significati semantici che si rincorrono per poi in qualche modo ritrovarsi comunque sempre, nonostante appunto orbitino come pianeti impazziti e schegge impazzite in una miriade di galassie apparentemente parallele, ma alla fine convergenti. E questo appunto è il punto focale che mio fratello stava illustrando perfettamente, perché comunque quello che ci interessa fare è creare comunque qualcosa che appunto sia qualcosa di realmente vero, cioè di realmente autentico, in un lato,
in miriadi di miliardi di milioni di pixel digitali, noi abbiamo pensato di, come dire, quasi, infatti io ho scritto addirittura, ogni libretto contiene una sorta di manifesto non manifesto, redatto da me, molto breve, ma molto conciso e molto diretto. E praticamente il senso di tutto questo è proprio il fatto che sia subito chiaro che non si tratta comunque di trovarsi, il concetto non è se trovarsi di fronte a un libro o non trovarsi di fronte a un libro o trovarsi di fronte ad un non libro. Non è niente di tutto ciò, è qualcosa di ancora più obliquo ma estremamente chiaro allo stesso tempo, estremamente cristallino. Il punto di convergenza proprio della forza dell'arte che si fa materia comunque, che diviene qualcosa di... è come l'etere che si trasforma in qualcosa di cosale e al contrario qualcosa di estremamente tattile e cosale che diviene puro etere cosmico. E questo è uno dei concetti base comunque dell'estetica della filosofia di Metaphysenenian e quindi questa logica comunque e questo tipo di estetica appartiene a tutto il filone comunque dei nostri libri d'artista. In questo nuovo batch, in questa nuova serie di volumi che appunto stiamo appena